Nel video di oggi parliamo ancora di imperfetto e passato prossimo, ma facciamo un esercizio insieme per darti la possibilità di esercitarti con l'uso di questi due tempi verbali. Ho fatto un video sulla differenza tra imperfetto e passato prossimo e lo trovi al link qui sopra e anche nel link in descrizione sotto al video. E in questo video invece facciamo un piccolo test, un piccolo esercizio per esercitarti un po', ok? Ci saranno delle domande con un verbo all'infinito e tu dovrai scegliere se coniugare quel verbo all'imperfetto o al passato prossimo. Ok? Cominciamo? La casa di mio zio, un giardino grande. In questo caso dobbiamo inserire il verbo avere all'imperfetto o al passato prossimo. Quale scegli dei due? In questo caso usiamo l'imperfetto perché stiamo descrivendo qualcosa nel passato. Quando parliamo di descrizioni usiamo l'imperfetto. È l'imperfetto descrittivo per descrivere cose o persone o situazioni nel passato. Quindi la casa di mio zio aveva un giardino grande. Domenica io, il verbo mangiare, un gelato buonissimo. Imperfetto o passato prossimo? In questo caso usiamo il passato prossimo perché è un'azione specifica che avviene in un momento nel passato ed è successa una volta. Quindi non è una descrizione di una cosa o di una situazione, non è un'azione abituale, è un'azione specifica, precisa e che è avvenuta una volta. Domenica, momento specifico, ho mangiato un gelato. Da bambino, sempre con i Lego e il verbo è giocare. Passato prossimo o imperfetto? Qui abbiamo un marcatore temporale molto importante, sempre. Indica che è un'azione che era abituale nel passato, quindi si usa l'imperfetto. Da bambino giocavo sempre con i Lego, è qualcosa che era abituale, un'azione ripetuta nel passato. Non è un'azione specifica che è avvenuta una volta o un numero preciso di volte. Giocavo sempre, ripetuto. Io abitare in Irlanda dal 2010 al 2011. Il verbo abitare è coniugato all'imperfetto o al passato prossimo? In questo caso io parlo di un'azione che è durata nel passato, ma è un periodo definito, chiuso dal 2010 al 2011. Quando ho un periodo definito uso il passato prossimo. Quindi io ho abitato in Irlanda dal 2010 al 2011. Quando Mattia avere 8 anni viveva in Sardegna. Quindi quando Mattia, verbo avere, 8 anni viveva in Sardegna. Qui il verbo avere lo coniughiamo al passato prossimo o all'imperfetto? Con le età in italiano usiamo l'imperfetto. Quindi quando Mattia aveva 8 anni viveva in Sardegna. Quindi quando vedete un'età, quando esprimiamo un'età in italiano e ci riferiamo al passato, usiamo l'imperfetto. Quando io avevo 10 anni abitavo a Napoli. Quando Mattia aveva 8 anni viveva in Sardegna. Ok? Da piccolo avere paura dei pagliacci.
Da piccolo, verbo avere, paura dei pagliacci. Come coniughiamo questo verbo avere? In questo caso usiamo l'imperfetto. Da piccolo avevo paura dei pagliacci. Qui parliamo di qualcosa che è durato nel tempo, nel passato, ma per un tempo non definito. Da piccolo. Ma non definisco il tempo, non dico ho avuto paura dei pagliacci da quando avevo 8 anni a quando avevo 12 anni. No, è un tempo nel passato lungo e non definito. Quindi da piccolo avevo paura dei pagliacci. Prima di continuare ti ricordo che puoi iscriverti al mio canale se non lo hai ancora fatto, così riceverai tutti i video di Vaporetto Italiano, soprattutto se clicchi sulla piccola campanella che ti permetterà di avere una notifica ogni volta che pubblico un video nuovo. Ma continuiamo con il nostro quiz. Mentre tu leggere il tuo libro, Sofia giocare. Abbiamo due verbi da coniugare. In questo caso abbiamo due azioni contemporanee, due azioni che avvengono contemporaneamente e quindi si usa l'imperfetto. Mentre tu leggevi il tuo libro, Sofia giocava. Due azioni contemporanee che avvengono nel passato. Vediamo un'altra frase simile. Mentre io leggere il mio libro, Paola entrare. Come coniughiamo questi due verbi in questa frase? La risposta corretta è: mentre io leggevo il mio libro, Paola è entrata. Questa è una situazione un po' differente perché nell'esempio precedente c'erano due azioni contemporanee. Una persona leggeva e l'altra giocava. Due azioni continue che avvenivano contemporaneamente. In questo caso c'è un'azione continua mentre io leggevo il mio libro, un'azione continua nel passato e un'azione precisa che ha interrotto quella precedente. Quindi mentre io leggevo, azione continua, Paola è entrata, azione precisa, specifica. Non è un'azione che continua. Paola non continua ad entrare per un'ora, entra una volta. Ok? In passato le persone fumare nei ristoranti. Il verbo fumare, in quale tempo lo coniughiamo? Lo coniughiamo all'imperfetto perché parliamo di un'azione abituale nel passato. Un tempo le persone fumavano nei locali. Era un'usanza, un'abitudine e una possibilità che c'era nel passato. Quindi non sono azioni che avvengono una volta o un numero preciso di volte. Avvenivano continuamente, le persone fumavano. Imperfetto. Ieri sera non mangiare perché non avere fame. Anche qui abbiamo due verbi da coniugare. Sono all'imperfetto? Sono al passato prossimo? Sono uno al passato prossimo, uno all'imperfetto? Sono uno all'imperfetto, uno al passato prossimo? Ma in questo caso la soluzione è: ieri sera non ho mangiato perché non avevo fame. Il primo verbo è al passato prossimo perché parlo di un'azione specifica in un momento specifico. Ieri sera non ho mangiato, è un'azione conclusa che è avvenuta ieri sera. Non avevo fame indica una condizione fisica in questo caso e quindi sto descrivendo una mia condizione personale, non è un'azione specifica. Non avevo fame, è una condizione, non è un'azione che avviene in un momento preciso. Ok? Ricordiamoci che il passato prossimo è il tempo dell'azione, mentre l'imperfetto della descrizione. Qui descrivo una condizione fisica in questo caso. In passato
In questa piazza, il verbo esserci, un monumento bellissimo. Il verbo esserci lo coniughiamo al passato prossimo o all'imperfetto? Qui stiamo parlando di una situazione nel passato e non è un periodo definito nel passato. Dico in passato, ma non dico da questo anno a questo anno o non parlo di date, non è un periodo definito. In passato. In passato, in questa piazza, c'era un monumento definito. Bellissimo. C'era un monumento bellissimo. Fabio avere la febbre per tutta la vacanza. Fabio, mannaggia. Avere, come lo coniughiamo? In questo caso abbiamo un periodo che dura nel tempo nel passato, per tutta la vacanza. Però è anche un periodo specifico, perché dico per tutta la vacanza, quindi definisco quale periodo. È un periodo chiuso la vacanza e quindi uso il passato prossimo. Questo genere di esempi crea molta confusione spesso perché non è così chiaro e definito il periodo come nell'esempio di prima, dal 2010 al 2011. Però per tutta la vacanza è qualcosa di finito nel passato, la vacanza è chiaramente finita. Quindi Fabio ha avuto la febbre per tutta la vacanza. Com'è andata? Quante risposte corrette hai dato? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Spero che questo quiz, preferisco chiamarlo quiz piuttosto che test, spero che questo quiz sia stato utile per esercitarti nell'uso del passato prossimo o dell'imperfetto. Penso che farò anche una live con un quiz come questo per esercitare ancora la differenza fra questi due tempi. Fammi sapere se ti è piaciuto e ci vediamo al prossimo video.